Buongiorno a tutti i convenuti in sala e soprattutto online. Siamo alla Fiera Issa Pulire a Verona per presentare in questa conferenza stampa un nuovo prodotto, uno strumento innovativo ideato per la purificazione dell'aria e che ci viene presentato da Idrobase Group. Idrobase Group è una multinazionale di Made in Italy che presenta prodotti soprattutto per il lavaggio dell'aria indoor e outdoor e per la pulizia delle superfici. Volevo innanzitutto chiedere a Bruno Gazzignato, che è copresidente di Idrobase e anima ingegneristica dell'azienda, una presentazione appunto dell'azienda. Idrobase è una realtà che esiste nel mercato da 35 anni. Progetta, produce e commercializza prodotti in tutto il mondo, prodotti per la sanificazione dell'aria, per la pulizia dell'aria e delle superfici. Questo da circa 35 anni. Sono prodotti che vengono costruiti, prodotti in Italia, quindi made in Italy, e in diverse realtà, sia civili, domestiche, ma soprattutto industriali. E la filosofia dell'azienda in questo passaggio critico, insomma, anche che stiamo vivendo, di cosa si fa carico? Qual è il messaggio che porta avanti? Allora, Idrobase ha lo slogan respira aria sana. Cosa significa? Non è solo uno slogan, è uno slogan perché significa che quei sistemi che noi produciamo andiamo in qualunque realtà in cui noi ci presentiamo, sia domestica, industriale che civile, possiamo andare ad analizzare la situazione e poter dare delle soluzioni sia per pulire le superfici, pulire l'aria, come si pulisce l'aria con i nostri sistemi, sia a livello industriale per la soppressione delle polveri, sia per l'abbattimento dei virus in ambienti interni. E questa è la filosofia dell'azienda, questo è il motivo per cui abbiamo adottato questo slogan che è respira aria sana. Capito. Dalle sue parole è chiaro quindi un ampio spettro di soluzioni, insomma. Ma invece, volendo andare nel particolare, ora arrivare a questa macchina, perché è stata concepita? Qual è la sua natura, la sua funzione? Il BKM 3.0 è una macchina che secondo noi mancava in mercato. È una macchina che serve per l'abbattimento dei virus, dei batteri e dei GOC. È una macchina che prima di poterla partire con la progettazione abbiamo fatto un'analisi di mercato per capire cosa gli altri avevano prodotto e progettato e immesso nel mercato. Volevamo trovare una soluzione che ci mettesse in una posizione di maggiore efficacia rispetto agli altri. Non lo so se questo ci siamo riusciti, io credo di sì, e sono i dati che poi ci spiegherà l'ingegnere l'ingegnere Jessica dell'Università di Padova, che sono stati fatti i test. È una macchina che mancava e quindi utilizza, io la spiego in maniera semplice ed elementare, utilizza 3 elementi: l'aria, la luce UVC e un minerale. La combinazione di questi 3 elementi fa sì che abbatte i batteri di passaggio nella macchina
e abbatte i virus e i VOC che ci sono in ambiente. Questa è una macchina che mancava ovviamente nella nostra gamma e che oggi è a disposizione. Allora ne approfitto per fare una domanda più tecnica, per scendere sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Quindi già sentivo che c'è una doppia funzionalità comunque anche della macchina, quindi se puoi un po' descriverci quelle che sono. Sì, lascio la parola appunto a Luca Sartor, grazie. che è il capo dell'ufficio tecnico di Idrobase. Allora, fondamentalmente l'impianto funziona in due modalità. Infatti potete vedere che adesso è accesa questo è il prodotto, non so se volete inquadrarlo per vederlo bene, funziona in due modalità distinte, una per abbattimento di patogeni, virus, batteri e una per abbattimento dei VOC. In entrambi i casi ci sono due settaggi interni del dispositivo che cattura l'aria, viene in un certo qual modo trasformata e purificata e poi è iettata all'esterno. Quindi qui nasce il concetto di purificazione per trasporto. Come diceva l'intervistatore, Jessica Fabbro poi spiegherà in maniera molto più precisa il funzionamento di questo dispositivo. Fondamentalmente noi siamo partiti da un'analisi di mercato, andando ad analizzare tutti i vari sanificatori presenti e tutte le tecnologie che venivano presentate e utilizzate. Diciamo che abbiamo una gamma di all'incirca 9-10 dispositivi. Noi ne colpiamo uno in particolar modo, come diceva il signor Gazzignato, che ci permette di colpire l'insieme di tutti mantenendo salubre l'ambiente senza emettere nell'ambiente qualcosa che può essere più o meno nocivo a seconda delle quantità emesse o comunque più difficile da gestire. È stato un lavoro difficile di sviluppo perché ci ha obbligato a studiare attentamente tutte le tecnologie e capire dove volevamo andare, quindi ci sono voluti dei bei 10 mesi di studio e di approfondimento. Questo è stato possibile attraverso la collaborazione con l'Università di Padova e praticamente siamo giunti ora al risultato finale dopo l'ingegnerizzazione interna e l'ottimizzazione degli spazi e di tutta la struttura nonché le certificazioni al prodotto finito. Ecco, che fondamentalmente, non so se adesso introduciamo dottoressa Jessica Fabbro, che dell'Università di Padova ci spiegherà qual è esattamente il concetto di abbattimento per passaggio, che è la cosa fondamentale che Idrobase ha realizzato e che ci differenzia in maniera inequivocabile rispetto a tutti gli altri sanificatori che abbiamo visto in mercato. Prego. Sì, grazie per l'introduzione. Io rappresento Kintec, che è una spin-off dell'Università di Padova. Noi ci occupiamo di ricerca applicata in ambito chimico e ambientale. Con la collaborazione con Idrobase da subito abbiamo puntato a un prodotto che fosse efficace. È la parola chiave con cui abbiamo lavorato in questi mesi con tanto lavoro e soprattutto un lavoro basato sull'ingegnerizzazione di tecnologie note, perché queste tecnologie, che sono da una parte l'applicazione di radiazione UVC germicide e dall'altra parte la fotocatalisi, sono tecnologie note. Diverso è il discorso nell'applicazione. Quello che abbiamo fatto insieme a Idrobase è stato concepire un prodotto che si basasse sui principi fisico-chimici di queste due tecnologie e ci siamo occupati della progettazione e alla fine anche di test di verifica di cui parlo. Due parole sulle tecnologie. In questo caso noi abbiamo un prodotto che aspira l'aria dall'ambiente e lo tratta con delle radiazioni UVC che da una parte abbattono i patogeni come virus e batteri che sono all'interno dell'aria, dall'altra parte attiva un fotocatalizzatore che permette di eliminare anche i VOC, e questi composti organici volatili che sono una famiglia molto ampia di
sostanze chimiche che sono presenti nell'aria e che rappresentano l'inquinamento indoor degli spazi chiusi. Questa è stata la prima parte. Parallelamente, dopo questa ricerca di prodotti presenti sul mercato, ci siamo chiesti come effettivamente valutare l'efficacia di questi sistemi. E da questo è nata la procedura che il signor Sartori aveva prima annunciato. Quello che siamo andati a fare è capire come testare l'efficacia. Generalmente i test che vengono fatti prevedono di utilizzare delle piastre Petri dove vengono stabilizzati dei patogeni, il patogeno target che si vuole eliminare. Su queste piastre poi viene fissata una lampada UVC che emette delle radiazioni ben specifiche e questo trattamento, che può durare da diversi minuti a diverse ore, porta al risultato finale che generalmente, essendo una tecnologia consolidata, porta all'eliminazione totale del patogeno in base anche alla distanza delle lampade, ai tempi di trattamento, minuti, ore. Nel nostro caso, nella vita reale, nelle reali condizioni di un prodotto di questo tipo, questi test non sono rappresentativi, perché in questo caso noi abbiamo un'aria aspirata e il tempo di irraggiamento delle lampade all'interno del prodotto e dei patogeni aerodispersi è di qualche frazione di secondo rispetto ai minuti e alle ore dei test tipicamente che vengono nei laboratori. Quindi abbiamo messo a punto una procedura di test, di verifica, per verificare quanto dei patogeni che vengono aspirati dall'aria in ingresso e poi escono, quanta è la percentuale di abbattimento con dei test fatti in flusso, quindi che siano rappresentativi dell'efficacia del prodotto. Anche per questo i mesi sono stati una decina di mesi, abbiamo detto, dei lavori lunghi, ma come dicevamo all'inizio, quello che volevamo fare è qualcosa di efficace, che è stata la parola chiave fin dall'inizio. Quindi questa gestazione di 10 mesi che ha portato anche a all'ideazione poi di particolari geometrie interne, ha coinvolto quanti ricercatori e so di più aree, di più discipline. Sì, allora noi di Kintec abbiamo lavorato in 3 persone, siamo tutti e 3 ingegneri chimici, più un professore ordinario dell'Università di Padova. In più abbiamo collaborato con alcuni colleghi del Dipartimento di Microbiologia per definire la parte inerente ai test di microbiologia che poi abbiamo progettato noi. Siamo partiti dalle basi che ci hanno dato loro e poi abbiamo ingegnerizzato anche i test. La progettazione si è basata sul dimensionamento di quello che non si vede da fuori, ma è tutto dentro. All'interno di questo prodotto si è messo a punto una geometria interna di superfici rivestite di catalizzatore e illuminate dalle lampade per amplificare sia l'abbattimento di patogeni che di VOC, che è uno degli obiettivi non per niente facili che abbiamo ottenuto con questo dispositivo. Quindi il lavoro è stato fatto per ottimizzare le superfici illuminate, ottimamente illuminate dalla radiazione UVC, che permettano di amplificare l'abbattimento invece dei VOC. Ho capito. Io sintetizzando, adesso volevo tornare a Luca Sartor, vorrei anche capire rispetto, appunto si è detto un prodotto unico sul mercato, rispetto anche ad altri purificatori d'aria, ad esempio a filtri EPA, che si sentono molto nominare, anche, cioè quale vantaggio ha, come si differenzia questo prodotto? Ok, fondamentalmente noi sfruttiamo la tecnologia con i 3 elementi di cui ha parlato l'ingegner Jessica e differenziano dagli altri innanzitutto perché noi non gestiamo ozono, quindi il nostro dispositivo è ozone free e quindi non dobbiamo preoccuparci di quanti milligrammi emettiamo in un ambiente che non è conosciuto perché è un ambiente prettamente domestico, industriale o di vendita, ma non lo conosciamo. Quindi essendo un dispositivo sotto direttiva macchine e sotto direttiva elettrodomestico, necessariamente deve essere un uso consapevole e quindi dobbiamo anche capire quanto può incidere la generazione di ozono. Quindi già non dovendo generare ozono abbiamo escluso un buon 30-40% degli applicativi che ci sono in mercato. Dopodiché abbiamo escluso tutti quegli applicativi che utilizzano
filtri EPA, ioni d'argento, carboni attivi, ionizzatori, perché in un unico dispositivo non possono, nasce questo dalla letteratura scientifica, non possono avere la stessa efficienza su tutti gli elementi che noi andiamo invece a colpire. Quindi non abbiamo guardato solo all'aspetto relativo a patogeni e VOC, ma anche a quello che è la manutenzione del dispositivo, la semplicità di effettuare la manutenzione, i costi di ricambio per la manutenzione. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti, oltre alla parte scientifica, anche industriali, che sono stati curati. E proprio come prima analisi la direzione ha scelto proprio questa, quindi di andare a utilizzare questa tecnologia di 3 elementi combinati di cui accennava il signor Gazzignato, che ci permette di avere le maggiori prestazioni di prodotto e con il miglior impegno da parte dell'utilizzatore e con la maggior sicurezza, ovviamente. Quindi reale e concretezza anche rispetto a quella che è la destinazione d'uso, quindi l'uso domestico, l'uso che effettivamente poi l'utente probabilmente farà. Diciamo, in questo filo della concretezza so che anche potete già parlarci di alcuni brevetti e di alcune certificazioni ricevute. Non so se vuoi dire qualche parola a riguardo. Sì, assolutamente. Il dispositivo, come dicevi tu, è stato studiato, progettato, validato, testato proprio per l'ambiente domestico, quindi teniamo conto una cosa importante: indipendentemente da questo dispositivo sia messo, pesca dell'aria dalle bocchette d'ingresso viene trattata nell'arco di un secondo e viene iettata all'esterno. Quindi la funzione di questo dispositivo è proprio quella di essere, come possiamo dire, svincolato da quello che è l'ambiente circostante. Per forza di cose, quindi, nella gestione dell'utilizzo, possiamo dire che possiamo metterlo in una cucina piuttosto che in un salotto, piuttosto che in una farmacia o comunque in un ambiente ad uso civile che sia adeguato alla portata che effettivamente sviluppa. Nell'ambito della verifica, sì, il prodotto, oltre ad essere stato verificato in laboratorio, che è la cosa fondamentale, ed è stato verificato esattamente nella versione in cui lo vedete. Quindi il finale è stato proprio, ovviamente è stato verificato il cuore e la gestione, ma il concetto della verifica è sempre stato quello fondamentale. Entra dell'aria, viene trattata ed esce dell'aria. I colleghi dell'università, della K Intec, cosa hanno fatto? Hanno additivato quest'area in ingresso di elementi che dovevano essere distrutti, hanno verificato l'input e l'output e quindi con questo accreditato che, ad esempio, per patogeni raggiungiamo al passaggio in un secondo il 96,5% di abbattimento, in un secondo. Quindi non stiamo parlando di un vetrino che irradiamo per mezz'ora e in mezz'ora abbatto i patogeni sul vetrino, perché purtroppo i nostri patogeni, i nostri virus, i nostri batteri non riusciamo a tenerli fermi. Quindi li abbiamo convogliati. Ecco. A livello di brevetto, ovviamente il dispositivo è coperto da brevetto internazionale, la tecnologia interna, sia il design che la forma, e le sue caratteristiche principali, ecco, che sono state oggetto di studio, quindi ci siamo tutelati non solo per l'innovazione, ma anche nei confronti di una miriade di altri brevetti che ci sono in mercato che non sfruttano la stessa tecnologia. Capito. Se i tecnici ci aiutano, vorrei far vedere anche l'applicativo di cui ci avevate parlato, quindi sì. Perché avete parlato appunto di modelli matematici e soprattutto di un calcolatore che faceva anche calcoli lunghi più di una giornata per ipotizzare ambienti reali e poi verificare appunto l'efficacia del dispositivo. Sì, sempre grazie alla collaborazione con
l'università, è stato tradotto in un linguaggio più o meno semplice da elaborare una formula, un algoritmo che è stato utilizzato per validare il sistema e controvalidarlo. Questo algoritmo impiega circa 36 ore per la sua elaborazione di una configurazione standard. È stato semplificato per trasformarlo come non oggetto a disposizione del marketing, dei commerciali, in maniera tale che possano raccogliere delle informazioni dagli utenti piuttosto dai clienti, piuttosto che dal mercato in genere, andando a identificare la dimensione del loro spazio, ok? Non so se si vede, dell'ambiente in cui viene posizionato. C'è una simulazione di applicativo, quindi possiamo abilitare diverse porte o finestre all'interno di questo spazio, dove il quadratino rappresenta la posizione del nostro dispositivo. Le porte possono essere configurate quante volte si aprono e per quante volte restano aperte e per quanto tempo restano aperte, perché uno degli aspetti fondamentali di questo dispositivo rispetto agli altri è che comunque vive la sua massima efficacia nel momento in cui all'interno dello spazio esiste una buona ventilazione, e per buona ventilazione si intende non un ambiente sterile come una camera di collaudo di un vetrino, si intende proprio un ambiente fatto di chiller, fatto di riscaldatori che muovono l'aria, di finestre che riscaldano la temperatura dall'interno all'esterno. Con tutte queste predisposizioni, con tutte queste accorgimenti, si va a calcolare attraverso il livello di ventilazione dell'abitazione, che mediamente si attesta intorno a questo elemento. Tenete presente che questo è uno strumento che viene fondamentalmente da una derivazione scientifica, quindi va messo un po' a punto per l'uso comune, e viene fatto un calcolo di quanto tempo serve. Adesso il sistema sta elaborando. E scorrendo il tempo si riesce a notare, a distanza di 8 ore, 8 minuti, siamo a mezz'ora. Ovviamente il blu rappresenta la parte sanificata, quindi a 1 ora e 40 noi abbiamo un'efficienza già dell'80%. Quindi come facciamo? Sì, sul flusso. Noi come facciamo ad essere certi di questo? Perché sono state fatte delle verifiche tali da trasformare la realtà di misurazione in un algoritmo. Ecco, questo è il grande lavoro che è stato fatto dall'università, in maniera tale da poi poter essere in grado di gestire una scalabilità del prodotto stesso e di quindi in maniera inversa di andare a calcolare, a seconda della cubatura di cui necessito, se ho bisogno di un dispositivo piuttosto che di due, piuttosto che un'installazione a parete, piuttosto che un'installazione su un tavolo. Sì, prego. Sì, volevo aggiungere 2 parole giusto per chiarire il concetto, perché è difficile comunicare i risultati scientifici generalmente. Quindi se prima abbiamo parlato dell'abbattimento per passaggio all'interno del prodotto, la differenza tra l'ingresso e l'uscita, con questo simulatore si va a vedere la purificazione media su tutta la stanza, che è una cosa diversa. Prima c'è l'efficienza del sanificatore, poi come questa si diffonde, diciamo così, all'interno di una stanza più o meno piccola. Generalmente magari un utente ha difficoltà a installare il prodotto all'interno della stanza, che sia l'utente a casa o in un ufficio, in una farmacia, e quindi può essere che voglia valutare se mettendolo e spostandolo all'interno della stanza possa avere dei risultati in quanto tempo. Ed era da questo che era nata l'idea che avete descritto. Ok, allora io vi ringrazio per la partecipazione e
mi si suggerisce anche una battuta, nel senso in un periodo del genere uno strumento di questo tipo potrebbe anche evitarci perfino l'utilizzo delle mascherine, nel senso ha un utilizzo versatile e una capacità di ricambiare l'aria tale che io in questo momento potrei, volendo, anche togliermi la mascherina e saremmo al sicuro. Non lo facciamo perché magari la legge ce lo impedisce, ma insomma abbiamo di fronte certamente uno strumento di grande equilibrio che riesce a unificare, mi sembra, sia l'aspetto scientifico che ingegneristico che quello produttivo, insomma, e della destinazione d'uso, quindi mi pare un prodotto molto equilibrato. Io ringrazio Idrovase Group per la presentazione in anteprima, anche in streaming con chi ci segue online via Facebook, del prodotto di BKM 3.0 e il Kintech appunto per la collaborazione, quindi le vesti di della dottoressa Jessica Fabro, e ringrazio appunto anche chi ci ha seguito in diretta. Buona giornata. Grazie.